Bentornati a tutti in questo nuovissimo video. Vi ho tagliato il pezzo dove tagliavamo, vi ho tagliato il pezzo dove tagliavamo col gattuccio. Abbiamo tagliato lungo questa linea, lungo questa, ok? Adesso abbiamo tagliato la schiuma lì in alto per non distruggere il telaio della macchina. E adesso il nostro operatore con un tocco leggero dovrebbe riuscire a staccare tutta la parete. Non male, ottimo, avanti. Perfetto, non c'è neanche gusto così. No. Come potete ben vedere, questo vista così l'intelaiatura è molto solida, in realtà fa schifo, non c'è un altro modo per dirlo. Questa qui è la sezione nuova, vedete quante piantane che abbiamo messo fino a qui. C'è più ferro da questo punto a questo punto che neanche da questa, che è la struttura vecchia, fino praticamente là in fondo. Ok? C'è una piantana ogni 20 cm. Se vedete, adesso come faccio così, ogni spanna c'è una piantana. Motivo per cui abbiamo aggiunto queste traverse, queste, la croce, per tenere insieme tutto. Questo è stato un errore che abbiamo fatto. Non avevamo tutta questa grandissima esperienza, ritenevamo un'ottima soluzione, però ahimè non andava bene. Niente, dai, poco male. Dai, proseguiamo con l'altra parete, vi risparmio la parte dove tagliamo intanto la solita solfa e ci vediamo tra un attimo. Come avete potuto vedere, abbiamo rimosso il pezzo che c'era qui. Adesso abbiamo fatto un taglio così. Qua c'era una piantana. Questa la lasciamo perché questo qui è l'unico punto, che è questo, che mi tiene su la carrozzeria, ok? Non mi fido a toglierlo perché abbiamo paura che cerchi di cadere e vada fuori di, ma quindi lo lasciamo. Quindi adesso da qui continuerò, andrò avanti qua, dopo vediamo se proseguire per questa linea o se scendere ulteriormente e da questo punto andare avanti il più bassi possibile, fino praticamente lì davanti per poi risalire zona qua. Vediamo, perché allora se rimanessero su quei 4-5 cm non è un problema, se rimangono di più vediamo cosa fare, perché dopo qua bisognerà strappar via il pezzo di legno che rimane qui per poter poi, ovviamente non in questa sessione, rimuovere tutto il legno del pavimento, sempre lasciando questo pezzo però, fino a che non decidiamo, non capiamo come tenere su tutta la macchina, diciamo il telaio originale. Niente, quindi andiamo avanti e buon lavoro. Miei cari amici telespettatori, Beh, buongiorno. purtroppo questo è stato il suo ultimo taglio. Il nostro amico ci ha abbandonati definitivamente, stavolta non possiamo più neanche ripararlo. Si è rotto un pezzo di zama, non la possiamo saldare quella. E niente, abbiamo provato a sistemare l'altro gattuccio, anche lui ci ha definitivamente abbandonato, non si è neanche riuscito a accendere tra le altre cose, vabbè. E niente, magari adesso non lo so, puliamo tutta quella schiuma lì, puliamo dove si può pulire e, non so, tiriamo via qualcosa di legno qua da qualche parte, sistemiamo sto macello e togliamo qui, puliamo qui e boh, iniziamo a tirare via le ruote, non lo so, qualcosa adesso ci inventiamo. Peccato, devo dire che ha avuto una vita, diciamo che se l'è vissuta fino in fondo, dai. Vabbè, passiamo. Come potete vedere, la recente scomparsa del nostro amico non ci ha demoralizzati, se non, quantomeno non del tutto.
e abbiamo deciso di procedere rimuovendo il pannello del pavimento, tanto andava fatto lo stesso, non ne vale la pena sui laterali perché tanto vanno tagliati qui, quindi il pavimento invece non c'è scelta. Comunque ci riserva parecchie informazioni questo pavimento, nello specifico potete vedere anni su anni su anni e anni di test, modifiche, migliorie. Qua ci dovrebbe esserci un'altra riga, sì, qua, da qui a qui. E queste qua sono tutte modifiche fatte negli anni, tutte nascoste sotto a buoni strati di vernice e stucco. Niente, dai, provvederemo adesso, togliamo tutte le viti, pensavamo che erano un pezzo in meno, ma in realtà, come potete vedere, ce ne sono dentro un po'. Questo che sto segnando sono tutte viti, ce ne sono così dentro, vabbè, poco male, si tirano via. Niente, vi risparmio la parte di martello, scalpello, al massimo facciamo vedere quando lo strappiamo e puliamo via qualcosa, sennò qua mi diventa troppo noioso il tutto. Avanti. Allora, come potete vedere, questa sezione qui è stata rimossa, posso dire, in un lampo, che è quel pannello lì, che fa parte della sezione che era stata allungata. Qua si vede la giunzione, praticamente avevamo scavato questo legno così e l'altro invece al contrario per fare un incastro, probabilmente da qua si vede, ecco, vedete, avevamo fatto così. Allora, qui non è stato difficile, avendo rimosso la vernice abbiamo svitato le viti. Là davanti invece è un emerito dramma, è un casino che non potete capire. Vi faccio vedere. Adesso, come vedete qui, allora, vediamo se riesco a beccarne una. Ok, qui ci sono tutte le viti sotto lo stucco. Ma c'è un grosso problema, tutte queste viti, tutte quante, sono tutte a ruggine, hanno proprio preso ruggine, ma parecchio, ma tanta, non c'è più neanche il segno dell'inserto, capite? Vediamo se ne vede una, no, non se ne vede neanche mezza, vabbè, fa niente. Vabbè, fatto sta che per motivi a noi sconosciuti sono diventate tutte ruggine. Quelle là dietro no, perché essendo una sezione nuova che non ha tanti anni non è successo niente, ma qui davanti è un disastro. Io non so, probabilmente o che il legno aveva dell'umidità all'interno e ha fatto marcire la vite, però mi sembra strano perché al di sotto c'è la cementite che è stata messa apposta per ovviare questo problema. E più la vite non è che era di scarsa qualità, era stata presa apposta, cioè non è che è stato messo dentro quello che capitava. Vabbè. Ad ogni modo, essendo che qua le viti sono veramente tantissime, abbiamo deciso di provare con quel sistema. Quindi cos'è che succede? Siccome il legno, questo qui del pavimento, andrà rimosso esattamente come quello posteriore là in fondo, quindi con il suo gancio che abbiamo costruito, abbiamo visto l'altra volta e quant'altro, abbiamo deciso di provare a fresare le viti. Quindi cosa vuol dire? Con questa fresa noi andiamo a scavare intorno alla vite, è la più piccola che abbiamo, se fosse stata più piccola sarebbe stato l'ideale. Ad ogni modo noi andiamo a scavare intorno alla vite fino al pavimento di ferro e cemento, di modo che quando noi andremo a sollevare questa porzione di legno, questa qui rimarrà esattamente dove è. Quindi la vite non andrà a far tenuta e non permetterci di muovere il pavimento. Successivamente poi magari da parte prendiamo e le spacchiamo via tutte quando ci sarà il pavimento rimosso. E questa qui è una bella sfortuna perché non sappiamo come sia successo. È vero anche che sono in questi legni qui da 8, 9, 10 anni, adesso non mi ricordo anche più quanto tempo nello specifico. E vabbè, andiamo avanti così, rimarrà un po' a puà, però a me insospettisce perché là davanti non è successo. È vero che abbiamo rimosso lo stucco e la tensione che c'era sotto la vite con il phon. Qua, se vi ricordate, abbiamo bruciato via la porzione di legno sopra la vite, ma la testa della vite c'era ancora, avevamo ancora l'insertino dove andare dentro e girare. Qui invece non c'è più niente, non so.
Vabbè, niente, allora proseguiamo in questo modo e al massimo poi vi farò vedere quando lo strappiamo. Poi vi farò una panoramica generale di tutta la macchina. Come vedete qui, queste qua sono le viti che tengono questo legno sulla gabbia. Essendo che noi abbiamo rimosso tutta questa porzione, ok, questa qui, la tensione probabilmente che c'era tra legno e ferro è cambiata e quindi ha sparato fuori tutto lo stucco dalla testa della vite. Probabilmente, spero che sia andata così, perché lì così come anche di qui vedete, le ha segnate tutte quante. Magari può essere un vantaggio, perché almeno non devo stare qua a sverniciare nel caso l'ultimo pezzo, perché so già dove sono, però tanto andrà a finire che dovrò comunque tirare via tutto. E vabbè, niente, dai, dall'alto di questo casino ci vediamo tra un attimo. Allora, dopo qualche oretta siamo arrivati più o meno qui. È stata fatta questa riga fino a lì. Nel mentre abbiamo rimosso la chiusura che c'era lì, che scendeva tutta, il pezzo di sopra, parte del legno lì perché non possiamo andare col gattuccio e niente, bisogna recuperare un po' di attrezzi qua adesso. Se non ci fosse stato questo imprevisto delle vite avevamo già bello che finito, però vabbè, è stata una giornata un po' così. Io vi ringrazio tutti quanti. Salve a tutti.